Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, anche ascendente Luna o Venere in cancro. Andiamo oggi a vedere quale porta ti si sta per aprire. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo dagli oracoli, poi ci mettiamo i tarocconi. Con l'oracolo delle porte, quale porta ti si sta per aprire? Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Cancro, quale porta ti si sta per aprire? Mettiamo una carta di queste. E partiamo, vediamo. La falsa porta. Questa è una carta molto interessante, perché scoprirai ciò che è falso e tendenzialmente ciò che è falso è tutto ciò che esiste. Cioè questa porta richiederebbe un podcast, capito? La realtà che viviamo è tutta un'illusione. È citta maya, dicono i buddisti, inganno della coscienza. E James Hillman infatti ci suggeriva sempre di dire sto sognando, sto sognando, sto sognando, è tutto un sogno. Naropa diceva camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Lasciò questa grandissima affermazione in eredità ai suoi discepoli. Camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. E allora la falsa porta è, ti accorgerai che è tutta un'illusione e che puoi cambiare in qualsiasi momento questa realtà. Ed è una grande porta. È una grande porta. Vediamo un po'. Te l'ho appena detto, ti puoi rendere conto di cambiare la realtà in qualsiasi momento. In me, mago agere. Immaginazione, pensiero ottimista, gioco. Cosa significa in me mago agere? Lascio agire il mago che è in me. Quindi qua si apre la porta della magia. Cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. E quindi attraverso la forza di volontà è immaginazione creativa, quella che usiamo nello yoga sciamanico, e estasi, stato ampliato di coscienza, quando entriamo nella foresta immaginale attraverso la respirazione. Ottimista gioco, devi giocare, non devi prendere niente sul serio e questo ti permette di realizzare qualunque cosa. Se invece prendi seriamente le cose, se è tutto un'illusione, tutto è un'illusione, dalle cose più tragiche alle cose più fantastiche, tutto è un'illusione. Allora se tu prendi seriamente le cose in modo razionale, quindi significa come la mente seriosa crede di approcciare col luogo comune, allora rimani incastrato là per sempre. Allora il gioco, no? Cosa significa giocare la vita? Significa capire che tutta un'illusione la puoi trasformare in qualsiasi momento. Quindi la porta che si apre è la porta della magia. Wow! E non vedo l'ora di vedere cosa dicono i tarocchi. Vediamo un po' cosa dicono gli spiriti a mezzo dei tarocchi, quale narrazione ci racconteranno in merito alla domanda quale porta ti si sta per aprire. Cancro, quale porta si apre per te? Il mondo, e mi parla del completamento di un ciclo, che significa il completamento e anche il successo di una nuova fase della tua vita, laddove ti sei resa o reso conto che tutto è un'illusione e puoi cambiare in qualsiasi momento le cose. È una carta di grande completamento e anche di successo. Cos'altro? Il giudizio, qua mi parla di una rinascita, l'araba fenice, qua tu rinasci, c'è una rinascita qua per te, un'araba fenice per te, 8 di bastoni, qua mi parlano di comunicazioni, di viaggi, di spostamenti, di movimenti, che stavi aspettando con la regina di coppe, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, e l'ambizione.
Allora, arrivano delle comunicazioni, dei messaggi che stavi aspettando in merito a una rinascita che stai avendo, qualcosa che è rimasto in sospeso riprende vita nella tua vita e si sblocca. Allora, ciò che non era potuto essere prima di questo momento che guardi il video non poteva avverarsi perché si doveva compiere un ciclo karmico. Ora, c'è una rinascita per te. Magari hai concluso un lavoro, hai concluso delle trattative, hai concluso qualcosa, no? Però stavi aspettando anche altro. Il giudizio mi parla di questioni, l'anima chiama a emergere ancora di più e magari questioni anche che avevi dimenticato ripartono. E 8 di bastoni mi parla di un'energia che riparte, no? Energia in movimento. La carta sensualità, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa, regina di coppe mi dice di questo benessere ritrovato e anche il fatto di l'ambizione qua, il 5 di bastoni, mi racconta anche che tu non avrai problemi a confrontarti con altre persone perché sei sicura o sicuro del tuo valore. Ok? Magari c'erano ci possono essere delle situazioni o già le hai vissute in cui ti sei dovuta magari difendere o competere con altre persone, in qualsiasi ambito, però qua tu mi dici che non hai più, anzi trovi all'interno della competizione materia viva per confrontarti con la vita. Vediamo cos'altro mi raggiungono. Quale porta si sta per aprire per te? Vedi, abbiamo parlato di distruzione di una vecchia identità, non so se l'abbiamo parlato, ma abbiamo detto chiusura di un ciclo, la torre mi parla della distruzione di una vecchia identità. Allora, mondo, giudizio, torre, no? Questa triade è una triade potentissima perché arrivata a un completamento di una fase della tua vita c'è la rinascita dell'anima che porta uno sgretolamento di ciò che non può più continuare ad esistere nella tua vita, affinché tu possa emergere. Magari si è rotto un rapporto, una relazione, qualcosa con delle persone, una vecchia identità crolla, una vecchia struttura crolla o è già crollata. Quale porta si apre ancora per te? La luna, qua ci sei tu, magari è come se in seguito a una rottura, una sensazione di devastazione, tu avessi potuto percepire confusione, no? Però c'era qualcosa che non vedevi in questa rottura che c'è stata con qualcuno o in una situazione. C'era una chiamata dell'anima, c'era qualcosa che non stavi vedendo, non stavi vedendo che era in arrivo un cavaliere di coppe. Oppure sta arrivando adesso. Qua vedo un cavaliere di coppe che è il movimento emotivo della vita verso di te, un movimento d'amore o da parte di qualcuno o una persona nuova o qualcuno o un movimento emozionale che ti porta a fare delle cose, anche uno spostamento che ti porta a fare ciò che ti piace. Qua abbiamo l'8 di coppe. Per molti di voi è arrivato un nuovo amore e vi sta costringendo a lasciare una vecchia identità, o sta arrivando un nuovo amore che vi costringe a lasciare una vecchia identità, o un vecchio modo di amare, o una sensazione, sì, è come se è successo qualcosa che ha fatto crollare certe certezze che non erano ferme, fisse, no? Questo ha generato delle complessità un po' interne, delle cose che non vedevi, l'arrivo di una nuova persona o di un nuovo movimento d'amore della vita nei tuoi confronti. E l'otto di coppe mi parla ancora una volta di un'identità che viene lasciata, un vecchio modo di amare o viene lasciato qualcuno per andare incontro al nuovo. Qua mi parlano che la tua anima sta emergendo, vuole emergere e non ha paura del confronto. E questo genera entusiasmo. Sì, mi parlano anche di movimenti e di viaggi, di spostamenti che puoi fare, motivati a livello emozionale. Anche una rottura che ti ha permesso di spostarti da un'altra parte o ti permetterà di spostarti. Spostamento. Vediamo cos'altro, quale porta si apre. E qua abbiamo un re di coppe, abbiamo re e regina di coppe. Allora, qua c'è una coppia. C'è una coppia qua. La papessa e il 4 di bastoni. Allora mi stanno raccontando che vedo qua dei festeggiamenti con qualcuno,
dei festeggiamenti con qualcuno che è una persona allineata perfettamente alla tua frequenza animica. E certamente che mi può parlare di relazioni d'amore. Se già la conosci questa persona, mi parla di una relazione che si appresta a vivere un nuovo modo di amare, un nuovo modo di amare. Anche un portarti alla luce con amici, persone intime, ok? Portarti alla luce con persone intime, laddove magari c'era una relazione nascosta o qualcosa di nascosto, portarti alla luce o uscire insieme. Fatto sta che qua mi parlano di lasciare un vecchio modo di amare o di relazionarsi con la vita o con gli altri, ok? E anche un vero amore qua. Ti accorgi di ciò che è falso di una relazione falsa o comunque falsa nella misura in cui non era, ti stavi aggrappando a qualcosa che era falso, che non era reale in questa relazione. Qua c'è qualcosa di bellissimo, non so se è nuova o la stessa. Fatto sta che mi raccontano che c'è una coppia perfettamente allineata sul profilo emozionale. Cos'altro arriva? Vedi, qua c'è la noia, abbiamo avuto dei momenti magari di apatia, di perplessità in merito alla nostra... abbiamo avuto momenti di apatia o di perplessità in merito alla nostra vita emozionale. Questo mi stanno raccontando. Perché ci stavamo aggrappando a delle false credenze qua. E qua abbiamo la morte, finalmente uscita a compiere il giro dei grandi arcani che sono usciti qui. Una fine necessaria, un cambio necessario. Tutta questa lettura mi sta raccontando di un cambio emozionale necessario. Tutte queste coppe, queste trasformazioni, no? Questi grandi arcani. È come se la tua vita emozionale avesse un reset. Un reset affinché tu possa giocartela la vita e con la tua immaginazione creativa e anche delle pratiche, magari rituali, tu possa fare un cambio radicale nella tua vita emozionale per godere, per gioire e per far ripartire l'energia da un punto in cui era rimasta in sospeso. C'è una rinascita, una raba fenice per te. Ok? La porta della rinascita, della trasformazione. Qua nel fondo mazzo abbiamo il 3 di coppe, vedi, vedo di nuovo gioia, vedo allegria, vedo uscite con persone che ti piacciono, la stella, ce le mettiamo qua queste carte qui. Perché mi raccontano della riuscita, del celebrare insieme, della fede che ritorna, del sentirsi legata al proprio amante mistico, spirito guida, tutte queste coppe in maggioranza nella lettura con questi grandi arcani maggiori mi dicono che stai avendo un reset sulle emozioni, quindi pulire il karma, ripulitura di karma e quindi un cambio radicale che porta a sentirsi finalmente stabili, al sicuro, esattamente dove ti trovi. E quindi è una porta di grande trasformazione per la tua vita emozionale e relazionale. Emozionale e relazionale, complice anche l'amore, e tante sfumature che ti portano veramente a gioire qua, ok? Vediamo cosa ci raccontano questi altri oracoli per te, quale porta si sta per aprire, cosa ci raccontano questi. La rinnovazione, cioè la morte, completamente la porta della rinnovazione, tu cambi radicalmente qualcosa, perché alleandoti alle tue emozioni, l'hai già fatto qua però, perché c'è già il completamento, c'è il risultato dell'alleanza con le tue emozioni. Una totale fioritura, rinnovazione, la porta della rinnovazione, della fioritura, della primavera dell'anima. La confusione che hai avuto verrà diradata completamente e ci sarà uno sviluppo, il crescimento, uno sviluppo, crescita, rinnovazione. È proprio come questo bambino qui che gioca, se la gioca la vita, perché gioca con le proprie emozioni, non ne ha più paura, no? Abbiamo Re, Regina di Coppe, che al di là di una persona o meno è l'integrazione del tuo femminile e maschile interno. E il tuo intuito allineato alle tue azioni, e il tuo intuito e la tua volontà allineata alla necessità universale, no? È come se tu ti dessi alle tue emozioni dandoti alla bellezza e alla vita, è una porta di grande rinnovamento, mentre prima hai ceduto a delle credenze limitanti, la falsa porta, capito? È una lettura molto bella. Vediamo quale porta si apre, cosa rispondono l'oracolo degli angeli. Quale porta si apre? I miracoli.
un miracolo, operare miracoli, affrontare prove, forza e sicurezza, nobiltà e magnanimità. Allora, la porta del miracolo, perché il miracolo cioè, non è qualcosa, il miracolo accade ogni giorno e quando tu ti allei alle tue emozioni, come insegno sempre nello yoga sciamanico, i miracoli accadono uno dopo l'altro, cioè li inizi a vedere, perché accadono, li inizi a vedere e quindi è una porta miracolosa, assolutamente una porta miracolosa. Perché quando non dai più retta alla mente, no? La falsa porta, al luogo comune, ai miti sociali e ti allei ai miti naturali della bellezza, dell'incanto, dell'amore, della poesia, e allora tutto cambia. Tutto cambia. Vediamo cos'altro. Si è girata da sola. Padre maestro, il maestro interiore, il quarto chakra. Connessione con il maestro interiore ti porterà tranquillità e interiorizzazione. Ed è proprio il re e la regina di coppie, quella tranquillità emotiva, no? Sono potente perché sono paziente, cioè non ti devi sforzare a fare nulla, impegnarti sì, ma non ti devi sforzare, il bambino non si sforza a giocare, e questo è il senso, si impegna nel gioco ma non si sforza, e questo è un ritorno a quella fanciullezza che solo l'adultità animica può portare a realizzare questi miracoli. Ok? Bellissimo. E vediamo qual è il chakra corrispondente che viene attivato in questo miracolo. Il chakra corrispondente. Bellissimo, il settimo chakra, puro potere spirituale. Credere nella tua bellezza. Il cavallo bianco ha a che fare con le emozioni. Le emozioni sono gli dei e le emozioni vengono portate in essere da certi eventi. Però prima che si manifestino gli eventi, arriva prima l'emozione che si deve manifestare e poi l'evento che te la mette in scena. Se devi provare la dolce tristezza, la dolce malinconia, o come la gioia, o come l'entusiasmo, o come qualsiasi emozione, viene prima l'emozione e poi l'evento che te la porta in essere. Allora qua il cavallo bianco mi dice che tu viene attivato il settimo chakra, che è il nuovo inizio, è la rinnovazione, il puro potere spirituale, perché quando Kundalini sale al settimo chakra, tu realizzi tutto quello che vuoi nella fede del bambino, va bene? Nella fede del bambino. Allora, il contatto con le emozioni del cavallo, sai, quando entriamo nella foresta immaginale, facciamo la posizione del cavallo, ecco perché vi dico sempre fate le pratiche, perché il corpo capisce solo con le pratiche, registra i sigilli nel corpo e allora credi nella tua bellezza e vedrai i risultati tangibili di questa tua rinnovazione. Crederai soprattutto che tutto è un'illusione, proprio per questo, che tutto è un sogno e proprio per questo i sogni possono cambiare. Ok? Detto questo, stupendo ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!